Ragazzi, oggi è un giorno super importante. Negli scorsi video vi ho fatto vedere il campionato che farò e la moto che utilizzerò. Il vero problema è che per fare un campionato la moto bisogna averla e la moto purtroppo non è arrivata e mi sembra abbastanza chiaro che senza moto non si può correre. Alla fine della fiera ci ha messo praticamente un mese ad arrivare e questa cosa mi ha un po' scombussolato i piani. E se vedete qualche occhiaia è perché abbiamo fatto 2 nottate con gli amici a sistemare la moto, montare il kit e renderla abile a girare in pista. In più ieri, a dire la verità, avrei dovuto essere a Misano per i test ufficiali del campionato durante lo Yamaha Super Sport Tour, però mi sembrava stupido fare 800 km per andare a fare il rodaggio della moto, così ieri sono andato a Castelletto di Branduzzo a fare un po' di chilometri e vedere che tutto funzionasse. Contestualmente ai test avevamo organizzato una presentazione del campionato, del team della moto, team tutto autoprodotto, presso il negozio Garage 51, un negozio di moto che è all'interno del circuito di Misano, ma non essendo arrivata la moto non abbiamo potuto fare niente e siccome problema uguale opportunità ho deciso di fare un'altra presentazione proprio qui su YouTube e adesso vi ci porto, venite con me. Signore e signori, benvenuti alla presentazione del mio 2023 e sono contentissimo che siate accorsi numerosi e che nonostante gli impegni della stagione sempre più pesanti abbiate voluto esserci e questa cosa mi riempie il cuore. In primis mi preme dire che questa cosa ha avuto vita solo grazie all'enorme mazzo che mi faccio e a tutte le persone che hanno investito, collaborato e creduto in questa cosa ed è per questo motivo che prima di scoprire la moto e raccontarvi tutti i dettagli voglio iniziare con un aneddoto. È una cosa che se ci penso ha dell'incredibile, ma sono contento che grazie alla telecamera che mi sta filmando io riesca a trasmettere alle persone sensazioni, emozioni, valori, informazioni, intrattenimento e appunto per questo, tornando a noi, siamo a settembre sul circuito di Barcellona durante il Round the World Superbike. Ero appena tornato da 2 mesi dall'America, Mirko aveva appena fatto il suo podio e con il team stavamo correndo tutti al paddock show, stavamo correndo in pit lane e mi ferma uno e mi dice: "Oh, grande Mazzuoli, complimenti!" Io lo ringrazio e stavo per andarmene come per dire: "Ma questo non vedi che sto andando al podio?" Questa persona poi continua a parlare e mi dice: "Ti seguo da matti su YouTube, mi piace un sacco quello che fai e vorrei poterti aiutare." È andata a finire che ci siamo scambiati i numeri, anche perché io poi non avevo niente di organizzato per quest'anno. Quando è stato il momento gli ho presentato il progetto, gli è piaciuto e abbiamo costruito quello che state vedendo. È tanti anni che non corro un campionato completo, per precisione dal 2017. Avevo bisogno di un campionato che non fosse concomitante con il World Superbike e la scelta appunto è ricaduta sull'R7 Cup. Voglio ricordare che questa non è una serie di Yamaha come ho fatto nel passato con la R6 Race, è una serie completamente autofinanziata ed ho scelto questa moto perché conosco molto bene la categoria Twins, conosco i circuiti, conosco le gomme, spero di poter fare bene e anche perché penso che questa categoria sarà comunque per una ragione o per l'altra il futuro del motociclismo. Il trofeo Yamaha R7 si svolgerà in Italia, i primi 3 round saranno con il CIV, quindi con il campionato italiano velocità. Una gara sarà in concomitanza con il mondiale Superbike ad Imola e l'ultima durante la Promo Racing Cup ad agosto nel paddock della Coppa Italia e, se me lo meriterò con i risultati, potrò accedere alla finale europea dove tutti i migliori dei trofei Yamaha R7 Cup d'Europa si troveranno a fare la super finale. Credo ancora non è definita, ma credo sarà Aragon. Da sempre i trofei Yamaha sono sempre stati di altissimo livello e, eccetto l'anno scorso che comunque è stato un anno sperimentale con l'inserimento della nuova categoria di Twins o bicilindriche, l'arrivo dell'Aprilia 660 e dell'R7, il risultato dell'entry list di quest'anno è il segno che il format sta funzionando e che permetterà al gentleman rider di divertirsi in sicurezza e a tutti i piloti con ambizione di risultato, opportunità e occasioni future di mettersi in luce in una categoria che molto probabilmente avrà uno sbocco mondiale. Tutte le gare saranno documentate su una serie che farò proprio qui sul canale YouTube e se non sei iscritto ti consiglio di farlo perché almeno
non ti perderai tutti i contenuti futuri e il tutto verrà fatto con uno scopo ben preciso, ovvero quello dell'essenziale. Affronterò questo trofeo in maniera super professionale ma senza fronzoli. Tutto sarà ben ponderato e, come alla base di ogni cosa della vita, deve essere economicamente sostenibile. Infatti andrò alle gare senza grandi camion, staff innumerevoli di persone, mi presenterò con quello che vedrete, quindi un bel gazebo in alluminio, un pezzo di pavimento, una moto, i cavalletti, una cassettiera degli attrezzi, le normali attrezzature da lavoro, un meccanico mio amico e un videomaker. Stop! Ah, poi come tutte le cose anche l'occhio vuole la sua parte e voi vi chiederete: signori, ma come ci vai Edo alle gare? Ho comprato una roba che vi assicuro che non passerà per niente inosservata, ma non posso farvela vedere oggi, mi sarebbe piaciuto un sacco, però devo ancora terminare due cose e presto ve lo farò vedere sul canale. Quindi vi ho già detto uno spoiler: ci sarà un mezzo nuovo che arriverà e che mi trasporterà alle gare. Inoltre, come bonus, se ci saranno i presupposti, la tranquillità economica e non avrò fatto grossi danni, mi piacerebbe poter partecipare a una gara dell'IDM all'interno del quale c'è l'R7 Cup tedesca, in uno dei buchi della mia stagione, su un circuito che spesso vedete in televisione, che è una figata pazzesca, e quindi speriamo di riuscire a fare anche questa cosa. Comunque adesso basta con le chiacchiere, scopriamo la moto e dopo andiamo a bere qualcosa nel piccolo buffet che abbiamo allestito. Ora scopriamo la moto. Olè. Yamaha R7 allestita con il kit del trofeo da me medesimo e da quelli che definisco amici competenti. Sono appena stato a fare il rodaggio a Castelletto di Branduzzo, ho provato la moto, mi piace, c'è da lavorarci. Mi scuso per non avere ancora la colorazione ufficiale, però purtroppo abbiamo dovuto fare questa presentazione perché la moto è arrivata in ritardissimo, è arrivata l'altro ieri, abbiamo fatto 2 notti per montarla, quindi magari anche miglioreremo sugli adesivi. Per quanto riguarda il reparto abbigliamento, anche la tuta non è quella ufficiale, però sarà sempre 4SR, e da quest'anno per il casco vestirò un marchio prestigiosissimo, ovvero Arai di Bear Racing, per la prima volta nella mia vita. Ah, poi ovviamente il casco passerà nelle mani di Checco Vittiglio, che mi ha verniciato anche il casco per l'America, quindi anche su questo ci sarà una colorazione dedicata. Quindi io direi che abbiamo detto tutto, e per il concetto che a stomaco pieno si ragiona sempre meglio, adesso ci spostiamo nel buffet, beviamo e mangiamo qualcosa. Grande Edo, comunque vada so che farai una figata, e poi con quella cosa che sei andato a prendere in Germania, incredibile. Ah, guarda, lo sai quanto mi sarebbe piaciuto presentarlo, e poi non sono mai stato così in forma, epicondilite a parte. Bravo. Ma che epicondilite, che eri bello arzillo in palestra ieri. Ricordati che dobbiamo organizzare la serie, eh? Ah sì Andre, pienamente ragione. E poi tanto allenato, sei allenato, dobbiamo solo cercare di recuperare dall'epicondilite e poi continuare a lavorare sulla mobilità. Anche perché il percorso, te l'ho detto 1000 volte, il percorso che sto facendo secondo me è fighissimo ed è una roba che da raccontare alle persone potrebbe essere molto bella. Comunque, in bocca al lupo. Crepi. Ah, ai miei tempi non c'erano mica queste moto qua, eh. Comunque, sei sicuro che ti ricordi come si fa? Ah boh, spero proprio di sì. L'anno scorso comunque dai, con l'Aprilia non sono andato male. A Cremona ho girato forte e anche in America senza conoscere le piste sono sempre stato nei 10, quindi in teoria spero di potermela battagliare bene. Poi vediamo. Che poi questa moto qua è bella che non c'ha l'elettronica, è come i miei tempi. Contava solo la manetta. Ah sì, come ho già detto più volte, sicuramente questa categoria nel futuro diventerà sempre più presente. Poi qua elettronica non ce n'è, tutto feeling e gas.
Bravo Edoardo, volevo veramente complimentarmi con te, davvero un bel progetto. Ah, guardi, siamo qui per questo, sicuramente, e spero di poterne discutere con voi magari davanti a una coppa. Speriamo di poter collaborare in futuro. Ragazzi, come vedete adesso sono pieno di appuntamenti, devo parlare con le persone, questi eventi sono fatti anche per questo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, abbiate capito quello che stiamo facendo. Iscrivetevi al canale. Spero di provare presto la moto e di metterla a punto per il campionato, visto che per adesso siamo al punto del rodaggio, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!